Buongiorno, oggi siamo qua con Stefano Miccoli, allenatore della Volley Bergamo 1991, per parlare di gestione della squadra. Ciao Stefano. Ciao, buongiorno a tutti. Il tuo palmarès parla per te: 4 scudetti, una Champions League, innumerevoli titoli nazionali e internazionali. Parliamo un attimo di squadra, appunto. Squadra intesa come dallo staff tecnico fino alle giocatrici che scendono in campo, includendo anche quelle giocatrici che in campo ci scendono un po' di meno. Come gestisci nel quotidiano tutta la squadra? Può essere semplice, ma non lo è. Innanzitutto bisogna stabilire delle regole. Queste magari a volte vengono anche fatte dalle stesse giocatrici, perché la consuetudine porta poi loro a essere responsabili. Quindi queste le regole per creare un ambiente di lavoro ordinato, che è fondamentale. E per quanto riguarda lo staff, la mia esigenza, quello che ricerco, è uno staff attivo, molto collaborativo, che non si limiti a fare quello che chiedo, anzi vada oltre, quindi può anche correggere certe impostazioni che do, se lo reputano giusto, e quindi si affronta l'argomento, questo per migliorare appunto lo studio, che sia dell'allenamento o della gara in sé. Per quanto riguarda le atlete, io devo mettere il giocatore, l'atleta stesso, in condizione di dare il meglio, quindi devo creare un ambiente di lavoro che, tra virgolette, deve essere allegro e divertente. Quindi una mia proposta può essere divertente, questo per aumentare la motivazione. L'allegria ce la deve mettere il giocatore, e non vuol dire ridere in campo, ma vuol dire essere sereni, senza pensieri. Questo è fondamentale per un giocatore. Nel gruppo ogni persona ha delle caratteristiche uniche e secondo me uno degli obiettivi che bisogna perseguire è riuscire a far sprigionare a ogni persona il massimo del proprio potenziale. Come provi a raggiungere questo obiettivo nel tuo lavoro quotidiano? Allora, anche qui devo fare una premessa, che in uno sport di squadra io comunque devo esaltare l'individuo, quindi l'individuo in primis. È un falso mito che un gruppo unito, che vada d'accordo, porti sempre alle soluzioni vincenti. Ci deve essere un metodo di lavoro e ci deve essere la definizione dei ruoli precisi, chiari e anche devono essere accettati. Quindi non mi interessa se le atlete escono, sono amiche, vanno in pizzeria, questo mi interessa poco. Mi interessa invece il impostare la metodologia di lavoro che porti a un'accettazione del mio metodo. E quindi faccio un esempio: una ragazza attacca, la squadra deve essere in copertura non per solidarietà, va bene, ma perché è la nostra impostazione di lavoro. Questo per far capire nel dettaglio. Quale caratteristica è imprescindibile per ogni allenatore, ma soprattutto, Stefano, qual è la caratteristica che tu ricerchi nelle tue giocatrici? Per quanto riguarda me, io devo essere me stesso davanti all'atleta, devo essere autentico. Non posso creare figli e figliastri, quindi devo essere abile nel mantenere un comportamento chiaro, limpido davanti all'atleta. Ho detto prima, parlavo di regole, vanno rispettate. Ovvio che magari davanti a una partita importante, con l'arrivo in ritardo di un atleta, non posso far finta di niente, anche se l'atleta è nel sestetto, quindi in quel momento chiederò all'atleta maggiore responsabilità e chiederò di più in partita. Però non posso mettere in panchina un atleta titolare di fronte a un avvenimento che può costarci la salvezza. Questo può sembrare ipocrisia, ma in quel momento io devo pensare al bene della squadra. Per quanto riguarda invece le atlete, io chiedo a loro un forte senso di autoesigenza. Devono mantenere accesa la motivazione. Io posso aiutare a fare questo, ma se loro staccano il gas della motivazione posso farci ben poco. Quindi e la motivazione non è una pastiglia che va presa così facilmente,
ma parte proprio dall'interno. E invece una stagione fatta di alti e bassi, di vittorie e di sconfitte. Come gestisci la ripartenza dopo una vittoria e invece il momento di stress causato dalle sconfitte? Diciamo che vincere e perdere possono ingannare, sono abili impostori. Dopo la vittoria devo instillare nelle giocatrici sempre un senso di fame, quindi alzare sempre l'asticella, mai sedersi. Mentre dopo la sconfitta bisogna essere lucidi, non bisogna andare a ricercare o ascoltare giudizi strani tipo la parola crisi, pensare di più ai fatti e all'azione, quindi studiare i dati e lavorare su quelli, ma mai avere un senso di abbandono. Quando sono arrivato a Bergamo io non ho trovato una squadra in crisi perché erano molto motivate, quindi sono stato agevolato da questo comportamento delle ragazze che poi ha portato alla salvezza. Stefano, grazie mille per la tua disponibilità, ci hai offerto un sacco di spunti interessanti su quali riflettere, ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai concesso. Grazie a te per l'opportunità.